Godetevi questo breve video sul vulcano Etna e con la mia cover. Il video inizia fra 35 secondi. Grazie. Ritrovi strano, forse voglia di volare, sempre inquinato di sta miseria, che tanti figli soffre ancora come a me. Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuti sul mio canale Dall'Otto Idea. Siamo alla fine di gennaio del 2021, oggi ne abbiamo 29 di gennaio 2021. Ho comprato questa pianta di ulivo in fitocella, che è una varietà di ulivo uova di piccioni, fa belle olive grossi, insomma per salamonia, per mangiare, è buonissimo per mangiare. Lo sto andando a mettere qua perché visto che qua c'è un'altra pianta di ulivo, non c'ho spazio dove metterle, perciò sto andando a metterla qua dove c'è l'otto, diciamo che ci sono seminate le fave. E ho fatto ora faccio questa buca e vado a mettere questa pianta in fitocella di ulivo. Allora, dell'occorrente ci vuole poi dobbiamo un bel palo che è questo qua, che andiamo poi a legare la pianta, bello grosso. Poi c'ho anche dei stallati con maturo che andiamo a mettere poi di sotto, dei legacci per legare la pianta con il palo per crescere dritta. E niente, ora andrò a fare la buca, una bella buca grande, all'incirca 50 x 50, insomma 40, quella che è, ma perché che la pianta, una volta che poi privo di quella plastica, diciamo, di quella fitocella che mettono qua, per uno scopo anche di economico, diciamo che la pianta costa di meno rispetto a un vaso. Il vaso costa di più ovviamente rispetto alla fitocella dove è messa in quella plastica. Va bene, ora andrò a fare la buca, così vi faccio vedere tutto il procedimento. Ripeto, la pianta di ulivo, una volta che è messa in questa plastica, diciamo, che ha l'apparato radicale, si può mettere a dimora in qualsiasi momento dell'anno, ovviamente senza fare però danni alla pianta. Andiamo a fare una buca 50 x 50 o 45, quello che sia, insomma più grande e meglio è per la pianta, perché la pianta di ulivo non è che emette radici in profondità, la maggior parte le mette in superficie quasi, non fa molto in profondità, perciò ovviamente dobbiamo creare una zona con la terra soffice, diciamo, per crescere l'apparato radicale per l'olivo. Va bene, ora andrò a fare una buca. Vedete, qui ci sono seminate le fave, però lo devo mettere qua perché qua devo fare, poi devo piantare diversi alberi da frutto. Faccio un frutteto, diciamo, va. E poi andrò a coltivare poi al centro delle piante. Va bene, già adesso come profondità andiamo a creare un po' di terra soffice, diciamo così, una bella buca bella profonda. Questa è la buca che ho scavato, bella profonda. Ora vi faccio vedere dove arriva la pianta, perciò guardate in che profondità già arriva. Così, ora andrò a mettere destallatico e poi andrò a mettere della terra di sopra dove viene appoggiato la pianta.
ora vado a buttare dell'estallatico già che è maturo, dell'estallatico maturo. Andrò un pochettino a sminuzzare, diciamo, l'installatico, così andrò a buttare della terra in modo che le radici dell'olivo non appoggiano direttamente con l'installatico di sopra, se no può bruciare le radici anche se è maturo. Va bene, così ora andrò a togliere queste fascette che hanno messo per fare nascere la pianta dritta. Come vedete già la canna si è rotta, perciò, ma la pianta è indipendente, diciamo. Va bene, ora andrò a togliere questa plastica, questa fitocella. Come potete vedere, mettiamo qua, come potete vedere le radici che sono ovviamente una volta che è messa o sia del vaso o sia in fitocella o la plastica, questa qua, perciò girano attorno ad essa. Ora noi dobbiamo fare una cosa, questo procedimento vale anche che se non è che andiamo a comprare anche in qualsiasi periodo dell'anno, noi possiamo fare questo procedimento. Dobbiamo sminuzzare un pochettino la terra, in modo che diciamo alla pianta che non è più in quel contenitore, diciamo, che è già in piena terra, così si può formare le radici, può stendere le radici. Ora per fare questo dobbiamo fare una cosa così piano piano, senza disturbare la radice, così dobbiamo andare a sminuzzare un pochettino la zola, diciamo, delle radici, così, in modo che la pianta capisce che non è più di un contenitore ma è in piena terra, piano piano, senza rompere le radici, toglie piano piano, così le radici restano intere senza romperle. Ora questa qua ovviamente quando la mettiamo la radice capisce e si stende tutto l'apparato radicale, così. Va bene, allora ora la andiamo a mettere in profondità, così. Ora io lo sto andando a mettere non col pottinnesto che esce fuori, lo sto andando a interare, diciamo, all'incirca 5-10 cm dal punto del potto di innesto, che è questo qua. Il potto di innesto è questo qua. Che cosa? Per fare che cosa? Lo intere. Faccio una cosa, oggi domani la pianta dovesse morire, giusto? Di qua dove è stata innestata la rama, la mazza, diciamo, dell'ulivo uova di piccione, può buttare dei polloni, diciamo, e non c'è di bisogno che andiamo a innestare. Io lo sto andando a fare così, perché anche per dare una produzione in futuro, perciò quando nasce un pollone è un pollone di uova di piccione, non è un pollone del pottinnesto, a meno che le radici lo andiamo a trovare là da di fuori del pottinnesto, allora sì che è un pollone delle radici radicali che è selvatico, ovviamente sarà anche un olivo, però la maggior parte seminano delle olive, del seme dell'olivo, no? Del nocciolo dell'olivo, perché è selvatico.
Io lo sto andando a anderare all'incirca anche 5 cm in profondità dal punto del potanesto, in modo che per avere piante in futuro. Se questa qua dovesse morire, o per motivi diversi, o per freddo o per qualche cosa, la pianta ha la possibilità di cacciare i polloni, diciamo, che poi uno le prende, le fa radicare e le può mettere a dimora, dove, insomma, per la riproduzione. Ora io la vado a interrare un pochettino, così, in modo che una volta ci mettiamo la terra, all'incirca si copre un 5 cm da di sopra del potanesto. Ora, prima di fare però questa procedura, ora la pianta è messa già è giusta. Prima di fare questa procedura io devo mettere un tutore, un legno dove la pianta poi viene legata. Ora io andrò a mettere questo tutore così, lo lascio così. Ora andrò a mettere la terra di sopra, andrò a coprire andiamo a coprire ora con la stessa terra una volta che sta già concimata. Allora, una volta che è stata messa qua la pianta, andiamo a pressare un pochettino il terreno. Ora andiamo a legare. Io utilizzo questo elastico, diciamo, che ho riciclato di un tubicino, di una pompa di quelle che si stendono, no? Sai, le pompe quelle che si stendono, e questo è il tubicino di dentro dove passava l'acqua. Io lo sto andando, come si dice, a riciclare, in modo che anche che non va male alla pianta. Andiamo a legare il primo così, andiamo a legare il secondo così, in modo che la pianta cresce dritta, e anche per il vento, a parte che c'ha le radici, giusto, però ancora ce l'ha debole, non è che può affrontare un vento forte. Va bene, questo così, questa la mettiamo di qua, anche questo qua è buono. Andiamo a legare qua. Dopo dobbiamo mettere la pianta dritta, modo che cresce dritta il ramo. Poi quando sarà il momento dobbiamo fare l'imbaccatura, diciamo, per fare crescere, per darci una forma a vaso, diciamo, alla pianta. Questo elastico così. Andiamo a legare, insomma, quanto più dritto possibile la pianta di olivo, sia così si pianta per crescere dritta, anche per il vento. Va bene, tanto non è che vi fate male questa legatura, questo serve a far nascere la pianta dritta. Questo lo lasciamo stare così. Allora, la pianta è stata messa, ora gli diamo un pochettino di acqua che ci vuole, ma che la terra si assesta a poco, il tempo che si assorbe. Possiamo fare anche così, a pistellare un pochettino il terreno dove c'è un pochettino di vuoto nelle radici, in modo che entra meglio l'acqua.
e affermare direttamente la pianta, affermare la pianta anche con il legno. Vedete che il legno si assesta, poi quando sarà il momento che già il legno, la pianta si diventa legnosa, diciamo, ha preso la forma, questo anche lo possiamo togliere, per ora no, va bene. Ora aspettiamo che la pianta cresca, fa 2-3 anni, per ora non potiamo, così poi andiamo una, diciamo, una impaccatura che lasciamo 3 o 4 rami, quelli principali. Per ora non la potiamo, la facciamo crescere e poi fra 2-3 anni andiamo a formare l'imbaccatura per la pianta di ulivo. Va bene, allora io con questa panoramica io vi saluto, spero che il video vi piace, se il video vi piace mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale, se non siete iscritti iscrivetevi, così vi arriva una notifica quando carico un video e che dire, ci vediamo al prossimo video, ciao da Giovanni da Lotte Idea.